Con questo video torniamo a recensire un mazzo dell'editore Dal Negro, più precisamente la Sibilla 800, visto che diventeranno protagoniste del nostro oroscopo settimanale a partire dal mese di febbraio. Andiamo a conoscerle insieme. Benvenuti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e questa è la nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare la visione vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi delle carte ci sarà uno slideshow in cui le mostrerò tutte e 52 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarle ulteriormente, magari facendo degli screenshot delle vostre preferite. Prima della fine della puntata potrete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore o iscrivervi al canale cliccando sul logo se avrete gradito la visione. Nel caso invece le carte di questo mazzo vi siano piaciute particolarmente, in descrizione troverete dei link utili per acquistarle. Bene, cambiamo inquadratura e cominciamo con la puntata. Seguitemi! Eccoci qui di fronte al nostro bel mazzetto con dentro la sua scatolina che vedete è molto semplice e anche leggermente rovinata, semplice e abbastanza fragile purtroppo, però come tutte le scatoline classiche di tanti mazzi. Allora, questo come già detto è edito dal Negro. Sono state create da Luigi Scapini, fanno parte ovviamente delle sibille originali nate proprio nel 1800 circa e ovviamente ci sono state varie versioni. Ricordo che vi mostro, se vi sono piaciuti ovviamente quelle che ho già recensito, i misteri della Sibilla, che sono appunto queste, con uno stile molto particolare, non avrete nessuna difficoltà anche a leggere queste sibille qui. Ovviamente andremo a vedere qualche piccola differenza, soprattutto nella rappresentazione, e poi sono leggermente più piccole. Ma apriamo il nostro mazzetto, la nostra scatolina, dove troviamo questo piccolissimo libricino, molto piccolo, questa carta che fa da introduzione al mazzo stesso e l'ultima carta così che spiega in pratica che sono 52 carte che sono ispirate a Mademoiselle Lenormand. E un'altra cosa che ci tenevo a dire, ovviamente sono state create da Luigi Scapini e i testi sono di Carla Colleseilbilli. Allora, sul libretto di istruzione sicuramente è di facile consultazione, abbiamo visto che è piccolissimo, adesso lo andremo a vedere meglio, però ho qualche dubbio sul fatto che sia esauriente. Sicuramente si possono trovare delle indicazioni primarie per iniziare il percorso, però direi che è un mazzo abbastanza intuitivo ed immediato, quindi vi accorgerete della stessa semplicità e della bellezza delle immagini, che sono molto ispiratrici. Il libricino, vabbè, c'è un intro proprio sulla Sibilla, sulla nascita, il mazzo stesso, la composizione delle carte, che appunto noi andremo a vedere perché sono 52, sono divisi in 4 semi, ovviamente cuori, picche, quadri e fiori. E poi la cosa un po' più interessante sono delle indicazioni sul metodo, sui vari metodi, su delle croci semplici, ferro di cavallo, soprattutto la famosa croce celtica,
e basta. E poi è molto carina, alla fine c'è una filastrocca di Madame Adoré sulla Sibilla, molto molto simpatica e carina. Però insomma finisce qui questo librettino e lo mettiamo qui per voi, così potete ancora vederlo. E adesso passiamo a vedere ogni gruppo partendo proprio da quelle di cuori. Siamo qui di fronte alle prime 13 carte del seme di cuori che ovviamente parla di tutte le questioni di amore, di sentimenti, di condivisione, gioia e come potete vedere a livello stilistico le immagini sono molto semplici, belle, i colori molto forti. Ci sono ovviamente degli stili diversi, nel senso che magari nello sfondo c'è alcuni di queste, per esempio possiamo vedere del puntinato, molto interessante, molto bello, invece altre molto più compatti, però sicuramente ha un bel effetto e a me piace tantissimo, che vanno a compensare comunque parte della carta, che come vedete ci sono i riferimenti dei numeri qui in basso all'immagine, se volete giocare al gioco dell'otto o comunque altri giochi dove si usano i numeri. In alto a sinistra c'è ovviamente il riferimento della carta, numero e seme. Trovate al centro qui in basso il titolo, quindi il nome della carta stessa. È una cosa molto simpatica e carina che trovate qui in basso, una piccola frase in rima. E per esempio questa: buona conversazione, sorrisi, amenità, ai convitati arrecano gioia e serenità. Quindi sono tutte così molto simpatiche, che possono anche aiutare, se lette poi in sequenza con una stesa con le altre carte, danno dei riferimenti, danno una possibile interpretazione, quindi in un certo senso aiutano ad entrare a capire proprio cosa ci vogliono dire le carte stesse. E adesso passiamo, allora ovviamente potete fermare il video in questo momento, così potete vederle bene attentamente, e poi ovviamente vi ricordo che alla fine tanto ci sarà lo slideshow e potete vederle tutte una per una. Passiamo adesso al secondo gruppo. Eccoci di fronte al secondo gruppo, quindi qui abbiamo i quadri, il seme di quadri che ovviamente fa riferimento alle carte e al seme di denari, parla di tutto ciò che è legato alla materialità, soprattutto al denaro, al lavoro, a tutte le questioni molto pratiche e di guadagni, entrate, tutte insomma queste robe qui del lavoro e del denaro. E ovviamente qui potete vedere che abbiamo sono le classiche carte da gioco, quindi dall'asso al 10 di quadri. Poi abbiamo le carte di corte che appunto possono essere qui, vabbè, Jack, donna, re, però ovviamente è fante, donna e re. E un'altra cosa, non mi ricordo se l'ho detta, però comunque il mazzo è abbastanza maneggevole, piccolino, perché le carte sono abbastanza piccole, sono grandi 10,4 per 6 centimetri. Così vi mostro anche il dorso, cosa che non ho fatto bene vedere all'inizio. C'è questa signorina molto provocante, sicuramente rappresenta appunto una sibilla, una fanciulla molto giovane, adornata con serpenti, uva, tutto ciò che parla proprio di abbondanza e bellezza anche, quindi bellissimo anche il dorso. E ovviamente potete fermare il video in questo momento per vederle proprio meglio, e magari avrete notato, se
avete altri mazzi del genere, che alcuni nomi possono cambiare, però sostanzialmente il significato rimane lo stesso. Invece magari per chi si trova a vedere la prima volta un mazzo del genere, non sarà assolutamente difficile trovare in giro dei riferimenti per approfondire il loro significato. Mi permetto di fare un piccolo suggerimento: io mi sono trovata molto bene con questo libro di Madame Sheila, L'oracolo della vera Sibilla, che, se andiamo a vedere, è abbastanza simile nella rappresentazione delle carte stesse. Qui vabbè sono in bianco e nero all'interno, però riprendono abbastanza fedelmente quello che era appunto la vera Sibilla, e quindi una delle prime e delle originali. E quindi questo ve lo suggerisco, magari vi metto il link sotto in descrizione, potrebbe esservi utile. E adesso passiamo avanti con il prossimo seme. Eccoci di fronte al terzo seme, in questo caso sono i fiori. Come avrete già notato, l'ho detto, lo ripeto, la simbologia è molto semplice e intuitiva. Già osservando le immagini e soffermandovi su ogni singola immagine potete trarre e fare un piccolo quadernino per conto vostro, lasciarvi ispirare dalla simbologia, da ogni elemento che trovate in ogni singola carta, e sviluppare un vostro vocabolario di significati. Ovviamente si tratta di un linguaggio abbastanza immediato e riconoscibile da tutti, perché magari troviamo scene di vita quotidiana. Ovviamente qui i vestiti sono dell'epoca, però in fin dei conti le scene sono più o meno sempre quelle dove c'è la riunione, dove si sta in allegria, dove appunto ci sono varie cose che riguardano proprio la vita quotidiana, il dottore, la leggerezza che però riguarda le qualità umane. Infatti troveremo proprio nei vari semi la descrizione dello scorrere della vita, quindi abbiamo detto avvenimenti quotidiani, le tappe più importanti, come appunto può essere il matrimonio, o l'avere un figlio, e le forze astratte che ci guidano, quindi come abbiamo detto la leggerezza, l'allegria, la superbia e tutte insomma le questioni. Ovviamente, come avete capito, magari per chi non conosce ancora queste meravigliose sibille, alcuni nomi ovviamente fanno riferimento all'epoca. Chiamare, magari sarebbe stato carino modificare questa cosa, però Imeneo può essere una cosa strana. Non è così tanto strana, perché ovviamente detto brevemente è un canto, una poesia che in Grecia cantavano gli invitati al matrimonio e accompagnavano la sposa a casa dello sposo, e quindi c'era questo Imeneo appunto, che era questa lirica, questa canzone. E poi dovrebbe essere anche il nome di una divinità che protegge il talamo nuziale, quindi da qui effettivamente viene, tra virgolette, tradotto come matrimonio. In realtà questa è una piccola cosa. Come già detto, troverete dei nomi diversi, tipo questa di solito è la sorpresa, invece qui si chiama consolante sorpresa, però come già detto non cambiano assolutamente i significati. Il seme di fiori si riferisce ovviamente a tutto ciò che è azione, tutto ciò che è volontà,
e quindi ecco, questo è già in base al seme stesso che vi dà delle indicazioni per andare ad interpretare le vostre letture. Ovviamente, come in tutte le carte di tutti i tipi, dai tarocchi alle sibille agli oracoli, ci sono quelle un po' più positive, quelle un po' più negative. Bisogna sempre capire il contesto, anche se trovate una carta negativa in un contesto positivo, ovviamente smorza il suo significato. Quindi non vi spaventate, cercate appunto di, con un po' di pratica, con un po' di attenzione, di andare a capire le varie combinazioni. E qui ce ne sono veramente tantissime che potete appunto voi studiare man mano, trovare e scrivere e sperimentare varie letture. E adesso passiamo all'ultimo seme, con quello dei picche. E per concludere ci troviamo di fronte alle 13 carte del seme dei picche. Ovviamente sono sempre 13, dall'1 alla 10, con le carte di corte, quindi abbiamo il fante, la regina e il re. Avrete notato che è il seme un po' più difficile e complesso rispetto a tutti gli altri. Ovviamente parla delle lotte, dei dolori, anche delle questioni di salute, dei cambiamenti, soprattutto quindi dell'evoluzione, trasformazione. E lo potete proprio vedere dai vari titoli di ogni singola carta. Infatti abbiamo il dispiacere, abbiamo il vedovo, l'ammalato, la gelosia, la disgrazia, la prigione, quindi carte abbastanza pesantucce, però come ho detto prima effettivamente bisogna sempre contestualizzare. Anche con una serie di carte negative non sempre appunto si deve interpretare in modo negativo, quindi fate molta attenzione a queste cose qua. Io è un mazzo che consiglio assolutamente a tutti, magari per chi già conosce le sibille e ha un altro mazzo di sibille del genere, può essere interessato perché magari particolarmente colpito dalla carta stessa, dalle immagini, dai colori, dalla frase, dalla piccola sentenza in rima, però è un gusto, semplicemente un gusto. Ci sono altri mazzi del genere. Questo è anche consigliato a chi si trova per la prima volta a scegliere un mazzo di sibille. Ovviamente, come già detto, potete fare riferimento molto ma molto brevemente su questo librettino, perché non va a spiegare magari possibili altre interpretazioni e combinazioni, perché c'è ovviamente sia il significato del nome della carta stessa, sia anche un ulteriore significato che viene dato proprio dal riferimento del numero e del seme della carta, che se volete approfondire sicuramente troverete tanto materiale, però insomma vi ho dato il suggerimento e lo trovate proprio nel libro, che trovate il link in descrizione. Si conclude qui la visione di questo bellissimo mazzo. Magari fatemi sapere se vi è piaciuto, se magari ne avete un altro che vi piace di più, qualcosa che vi ha colpito. E ovviamente io mi sono trovata benissimo con questo mazzo, però insomma già provenivo da quello che ho approcciato proprio all'inizio, quello della vera Sibilla, quindi per me non è stato difficile, l'ho scelto proprio per la particolarità e i colori, la vivacità, quindi è un mazzo molto molto bello, molto fresco. E poi basta, magari fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Di nuovo grazie a tutti e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!